Parliamo di igiene e in questa rubrica ne abbiamo viste di ogni. Corti settecentesche dove ci si profumava per coprire la puzza, ledi vittoriane che potevano alimentare lampade a olio direttamente col sebo dei capelli e città europee dove i topi godevano di più comfort dei cittadini. Nel passato l'igiene era un concetto molto relativo. C'era chi temeva che l'acqua facesse entrare le malattie nel corpo, chi non aveva fognature e chi semplicemente non aveva voglia di portarsi l'acqua dal pozzo e magari prendere anche una polmonite. Meglio cambiarsi solo i vestiti e lasciare quel bel strato di unto che, si sa, protegge dalla peste. Ma mentre qui si scappava dal sapone, dall'altra parte del mondo c'era un popolo che faceva l'esatto opposto. Si lavava ogni santo giorno e puliva, gestiva i rifiuti, forse anche meglio di quanto facciamo oggi. Sto parlando del Giappone nel periodo Edo, l'epoca più pulita della storia. Forse pure troppo. Vedrete che una giornata tipo lì sembrava la puntata pilota di Malati di Pulito. Il periodo Edo è l'epoca della storia giapponese che va dal 1603 al 1868. Inizia quando lo shogun Tokugawa Ieyasu prende il potere e stabilisce la capitale a Edo, che poi è l'attuale Tokyo. È un'epoca di pace, ordine e isolamento dal resto del mondo, dove la società è rigidamente organizzata e ogni cosa, dalla conciatura alla cacca, segue regole ben precise. Ed è proprio qui che nasce l'ossessione giapponese per la pulizia. Nel Giappone Edo ci si lavava ogni giorno, ma mica da soli, in compagnia. Era un evento sociale, un rito, un po' come per noi il caffè al bar. Oh, scendo al bagno, sento? Ovvero i bagni pubblici erano dappertutto, sia in città che nei villaggi. Ci andavi anche solo per incontrare gente, rilassarti, chiacchierare. Solo che erano tutti nudi dentro una grande vasca di acqua calda. Ma attenzione, la vasca non era per lavarsi, ma per ammollarsi. Perché i giapponesi prima di lavarsi si lavavano. Cioè prima di immergersi nella stessa acqua dove c'erano anche altre persone si assicuravano di essere puliti. Mentre dall'altra parte del mondo un bambino occidentale si faceva il bagno nella stessa acqua usata dal nonno, la nonna, il padre, la madre e i 5 fratelli maggiori, in Giappone prima di immergersi si sedevano su uno sgabello e con mestolo e secchiello si insaponavano e si sciacquavano. Solo dopo entravano con gli altri, e gli altri erano sia uomini che donne. Eh sì, per buona parte del periodo Edo i bagni erano misti. Uomini e donne insieme, nudi, rilassati, felici, senza che nessuno rompesse le balle. Fino a quando arrivarono i missionari europei, famosi guastafeste, che appena arrivati gridarono allo scandalo come se avessero visto un'orgia, mentre i giapponesi si stavano solo facendo i capelli con lo shampoo a riso. Fu proprio a causa degli occidentali, turbati dalle nudità orientali, che verso metà Ottocento lo shogunato iniziò a separare i sessi nei bagni. Ma per secoli era perfettamente normale lavarsi accanto a tua nonna, tuo fratello, al mercante di tofu del quartiere. Il bagno pubblico era per tutti, anche per i poveri, specialmente per i poveri, perché l'igiene non era un lusso, ma un dovere sociale. Presentarsi sporchi era una vergogna pubblica. Nel Giappone Edo la pulizia del corpo era un obbligo sociale per qualsiasi classe, una responsabilità per tutti. Anche i contadini si lavavano i denti una volta al giorno, spesso dopo i pasti. L'alito fresco era segno di educazione. Per pulirsi i denti usavano rametti di legno aromatico, masticati finché non diventavano delle piccole spazzole naturali. Al posto del dentifricio si usavano sale, cenere e carbone vegetale. Efficace sì, ma non proprio l'ideale per lo smalto dei denti. Le donne giapponesi portarono la depilazione al massimo livello, via tutti i peli del viso, soprattutto le sopracciglia che venivano rasate completamente e disegnate più in alto sulla fronte. Era un canone estetico molto diffuso, legato all'idea di maturità e sobrietà. Oltretutto senza peli la cipria aderiva meglio, l'effetto era più omogeneo e luminoso e l'aspetto finale più elegante. Come dire, prima si toglieva tutto, poi si disegnava da capo l'ideale di bellezza. Per depilarsi usavano rasoi in metallo o conchiglie a
affilate. Anche gli uomini curavano la barba, spesso rasandola completamente. I monaci buddisti, per esempio, davano grande importanza alla rasatura regolare come segno di disciplina. Un viso liscio e privo di peluria veniva considerato più raffinato, educato e curato, mentre i peli venivano percepiti come segno di trascuratezza e impurità. L'aspetto era una parte integrante della pulizia morale e sempre secondo questi principi tenevano le unghie corte e pulite. I capelli erano curatissimi, lavati con acqua e amido di riso, poi pettinati e legati con grande precisione. Ogni classe sociale aveva uno stile diverso, ma la trascuratezza non era tollerata da nessuna parte. Avere un abito pulito era così importante che molti si cambiavano anche più volte al giorno, soprattutto in estate. Anche se eri povero e possedevi un solo vestito, doveva essere sempre pulito e in ordine. Avevano anche pensato all'odore di sudore. Per tenerlo a bada usavano panni umidi, spugne vegetali e oli profumati e si lavavano tutti i giorni le ascelle usando una sorta di protodeodorante, acqua di riso fermentata che aveva un leggero effetto antibatterico. Il profumo non veniva mai usato per coprire lo sporco come invece avveniva in Europa. Prima ci si lavava e poi eventualmente ci si profumava con gli oli. Nel Giappone Edo buttare via gli escrementi era da sciocchi. Mentre noi europei lanciavamo gli escrementi dalle finestre, loro li raccoglievano con cura e li vendevano. Oh, grazie! Lo chiamavano shimogoe, letteralmente fertilizzante delle natiche, ed era considerato una risorsa preziosa. Soprattutto in città dove il fertilizzante animale scarseggiava, gli escrementi umani diventavano moneta sonante. Anche l'urina era richiesta, però era più difficile da trasportare, quindi si puntava soprattutto sul riciclo della numero 2. A differenza dei paesi europei, il Giappone non ha grandi aree di terra fertile. Gran parte del terreno è aspro e roccioso e quel poco di suolo coltivabile è sabbioso e povero di nutrienti. Bisogna fertilizzarlo per ottenere qualcosa, ma poche distese erbose significa anche avere pochi animali di grossa taglia, di conseguenza poco fertilizzante animale disponibile. Ed ecco che qui interviene il deretano umano. Ogni casa ne produceva e ogni contadino ne aveva bisogno. Un'equazione perfetta. Nelle grandi città come Edo e Osaka, i proprietari delle case stipulavano veri contratti con gli agricoltori, che passavano regolarmente a ritirare il contenuto delle latrine, pagandolo in base alla zona o allo stile di vita degli inquilini. Sì, perché c'era cacca e cacca. Gli escrementi dei benestanti erano più ambiti perché erano più ricchi di nutrienti. Più mangiavi bene e più il tuo prodotto finale diventava pregiato. Si può dire che cagavano oro marrone. Lo shimogoe era così richiesto che c'era anche chi lo rubava. Alcuni contadini che non potevano permettersi il fertilizzante arrivarono al punto di rubare la cacca, un crimine punito con il carcere. E non finisce qui. Nel 1724 a Osaka scoppiò una vera e propria guerra delle feci tra due gruppi di villaggi che si contendevano i diritti di raccolta degli escrementi in diverse zone della città. La disputa fu così accesa che le autorità dovettero intervenire per regolamentare il commercio e stabilire prezzi equi. Il sistema di raccolta e utilizzo degli escrementi umani come fertilizzanti rappresentava un'economia circolare ante litteram. Le città producevano rifiuti organici che venivano usati come risorsa in agricoltura, chiudendo il ciclo di nutrienti. Non è da tanto che noi parliamo di riciclo, bio, green economy, ma nel Giappone Edo lo facevano già. In un'epoca in cui molte città europee gestivano i rifiuti con il metodo accumula e ignora, il Giappone Edo aveva già un sistema organizzato e funzionante. Non c'erano impianti di depurazione, ma almeno le strade non puzzavano di morte. Le latrine dell'epoca si chiamavano kawaya o benjo e stavano fuori casa per una questione sia igienica che spirituale. Il bagno era considerato un luogo impuro, quindi meglio lasciarlo fuori dalla porta, lontano dalla zona pulita e conviviale. Strutturalmente erano buche nel terreno o contenitori in legno, con sopra una tavola su cui ci si accovacciava, un po' come i bagni alla turca. E per raggiungerle usavano calzature dedicate, perché mettere i piedi nella zona del bagno e poi rientrare in casa come se niente fosse era impensabile. Ti saresti portato dietro le impurità contaminando tutta la casa. Questo principio di separare la zona pulita da quella non pulita è ancora oggi uno dei pilastri della cultura giapponese. Se fuori è impuro e dentro è puro, il bagno è una sorta di zona di confine, un
piccolo mondo sospetto da attraversare con le giuste precauzioni ai piedi. Per questo davanti a ogni bagno giapponese, in casa, in alcuni uffici, ristoranti, persino scuole, si trovano delle ciabatte da bagno da usare esclusivamente all'interno di quella stanza. Appena esci le togli, anche se molti stranieri sbagliano, se le dimenticano ai piedi e se ne vanno in giro per l'appartamento contaminando ogni cosa. Nel periodo Edo non esistevano discariche a perdere. Ogni cosa aveva un ciclo, una destinazione e spesso un secondo utilizzo. Ogni quartiere aveva raccoglitori specializzati che passavano casa per casa a ritirare i rifiuti, escrementi compresi. Li trasportavano in secchi appesi a una stanga di bambù che ondeggiava allegramente sulle loro spalle per le strade cittadine. I cittadini erano responsabili della pulizia del tratto di strada davanti alla propria abitazione. Spazzavano ogni mattina, anche 2 volte al giorno. Se lasciavi cartacce o peggio, la comunità ti notava e non con affetto. Si differenziava già tutto: rifiuti organici, combustibili, carta, stoffa, metallo. Al tempo non lo facevano per amore dell'ambiente, ma perché per loro ogni cosa aveva un valore e non doveva andare sprecato. C'erano professionisti addetti al recupero degli scarti cartacei per essere riutilizzati. Gli stracci venivano utilizzati per creare nuovi vestiti o isolare le case o pulire le superfici. La cenere del focolare veniva venduta come fertilizzante oppure per creare detergenti. Questa mentalità è sopravvissuta fino a oggi. Ancora oggi in Giappone si buttano i rifiuti secondo categorie rigidissime, oltre 10 tipi diversi a seconda del comune, e ogni quartiere ha giorni prestabiliti per ogni categoria. Sei tra quelli che si imbarazza ad andare in bagno se vicino c'è qualcuno perché ha paura che senta i propri rumori pipinosi? Quelli prodotti dalla pipì? Beh, i giapponesi vi capiscono benissimo e hanno pensato ad una soluzione fin dal periodo Edo. Le donne benestanti, per non far sentire i rumori della pipì, riempivano e svuotavano vasi d'acqua per coprire l'acustica imbarazzante. Che sbatti solo per fare pipì. Da noi si pisciava tranquillamente mentre si camminava. Ancora oggi molte donne giapponesi provano imbarazzo all'idea che qualcuno possa sentire i rumori che producono in bagno, e per coprirli alcune hanno preso l'abitudine di continuare ad azionare lo sciacquone mentre stanno usando il water, sprecando litri e litri d'acqua. Che poi dico, se tiri l'acqua mentre stai usando la tazza, tutti questi discorsi sull'igiene vanno a farsi benedire. Per risolvere questa situazione negli anni 80 è stato introdotto un dispositivo chiamato Otohime, che significa principessa del suono. Questo apparecchio è installato nella maggior parte delle toilette pubbliche femminili in Giappone e riproduce il suono dello sciacquone coprendo i rumori senza sprecare acqua. Tuttavia alcune donne ritengono che il rumore prodotto sia troppo artificiale e quindi continuano ad azionare lo sciacquone tradizionale. Una vera ossessione. Si è visto che questo imbarazzo non era unicamente femminile, infatti quando venne lanciata la versione portatile anche gli uomini se la portavano in giro. A questo punto sembra che nel periodo Edo la pulizia fosse quasi una religione, ma in verità era la religione che influenzava le pratiche igieniche. Lavarsi infatti non era solo una questione di decoro e igiene, ma serviva per purificarsi dentro e fuori. Secondo lo Shintoismo, religione autoctona giapponese, il mondo è pieno di impurità, quindi è necessario purificarsi spesso, anche con acqua gelida. Il misogi era e è in parte ancora un rituale per ripulirsi spiritualmente. Ti tuffavi in fiumi, cascate o mari per lavare via le scorie interiori. Nei sento si metteva ordine nel corpo e nella mente. Si entrava sporchi, si usciva rilassati, profumati e in pace con il mondo. La pulizia era sacra, non una scocciatura da fare in fretta, ma una parte centrale dell'esistenza. Se poi si entrava in un luogo sacro, lavarsi era ancora più importante. Ancora oggi, quando si entra in un santuario shintoista, prima di pregare si va verso il Temisuya, una fontana con mestoli dove ci si lava mani e bocca. Ci si toglie di dosso l'impurità prima di avvicinarsi al divino. Un altro must era il sale. Mucchietti di sale lasciati agli angoli delle case, fuori dai negozi, vicino agli ingressi, servivano per ripulire l'ambiente dalle energie negative, e capita di vederne ancora oggi. È rimasto anche come rituale per i lottatori di sumo, che prima di ogni incontro cospargono il ring con del sale per proteggerlo da influenze maligne che potrebbero, secondo loro, causare infortuni e incidenti. Ora sapete perché
perché il Giappone è così pulito. Ancora oggi per i giapponesi pulire è parte dell'educazione, non una cosa da servitù. Infatti nelle scuole non ci sono imprese di pulizia, sono gli studenti e gli insegnanti che puliscono l'istituto. Per loro l'atto di pulire non solo serve per purificarsi e riordinare se stessi, ma forma anche il carattere. Insegna la pazienza, l'attenzione e la dedizione. Qui doveva esserci un saluto, ma ahimè non ho cliccato rec e quindi non ho registrato. Quindi vi beccate me che faccio le facce per la copertina. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividetelo con chi volete, sono cose che aiutano sempre il canale, e se volete suggerirmi qualche argomento di pazza epoca che non ho ancora trattato, scrivetemelo nei commenti. Ciao!